One day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di The Wanderer. Allora, nella scorsa puntata avevamo già iniziato a vedere la prima mutazione e infatti il nostro personaggio ha cambiato colore della pelle. Quindi, allora, siamo riusciti anche a creare il filtraggio dell'acqua, cosa indispensabile per poter andare avanti nel gioco, altrimenti moriremmo disidratati, oltre a per via delle radiazioni. Vediamo un pochettino il menu. Ok. Allora, aumentiamo, abbiamo il potenziamento dell'esperienza per 3. Allora, venendo dalla mappa, vediamo se possiamo già viaggiare. Mm. Ok, per poterlo creare abbiamo bisogno di acqua sporca e una bottiglia vuota. Ok, water. L'abbiamo comprata per adesso perché non abbiamo la possibilità di craftarla, quindi di crearla. Abbiamo un pochettino d'acqua. Prepariamoci i viveri per poter partire. Allora, compriamo un po' di cibo in scatola. Ci compriamo pure le pillole antiradiazioni, in modo tale da poter abbassare i nostri livelli di radioattività. Ok. Allora, ci vogliono 16 ore. Perfetto, allora selezioniamo quello che ci dobbiamo portare. Allora, un cibo in scatola. Ok. Le pillole antiradiazioni. L'acqua. Il tubo di ferro come arma. E iniziamo il viaggio. Allora, mi ho fatto fast travel, di viaggio veloce. Perfetto, ok. Allora, andiamo nell'altro edificio, facciamo un po' di razzia. Cosa ci capita? Ah, vedi, un accendino, un lighter. Ok, vediamo se vende. Un pacchetto di patatine e qualche spiga di grano. Potrei vendere questi elementi, vediamo se... Ah, c'è pure il kit quello militare. Kit militare che praticamente ti dà una copertura completa, ti elimina perfino le radiazioni. Ma siccome siamo all'inizio è un po' difficile poterlo acquistare. Ok, non me lo fa perché io ho fatto 422 e quello è 444, quindi insomma bisogna sacrificare qualcos'altro. Ok, trattativa andata a buon fine. Acqua sporca. Il biscotto per cani è buono perché esattamente è la valenza della caramella rara, no? Se tu lo assorbi ti aumenta di un livello. Problema, se non hai il petto non ha tanto senso. Oh, che culo, un'armatura. Perfetto. Ora, un problema, lo spazio. Se c'è lo spazio,
nello spazio succedono guai. Allora. Mhm. Ok. Ora dobbiamo tornare al nostro accampamento. In teoria, sì, perfetto. Allora, andiamo piano pianino. Il problema è che ora noi abbiamo superato il... Ok, iniziamo a buttare un po' di roba. Ma non è sufficiente. Bisogna buttare qualcos'altro. Ok. Ok. C'è il problema che ora perdiamo degli oggetti. Carne. La carne. E siamo tornati a casa. Allora, stiamo tornando a casa. Perfetto, siamo tornati a casa. Sono la prima cosa. Ok, allora, iniziamo le vendite. Le bende possiamo vendere tutte. Vediamo se possiamo creare il pane, ma non abbiamo... Oh no, ce l'abbiamo. Ok. Se avevamo un altro potevamo farle due, mannaggia la miseria. Cuciniamo una carne cotta. Creiamo un po' di acqua pulita. Ok. Attenzione. Bene. No. Beh, per essere un gioco apocalittico alla fine è abbastanza divertente. Sì, c'è un po' di farming, anzi qua siamo riusciti a recuperare molte robe per il camper. Piano piano ora si trovano. Qua ci manca un po' di attrezzini, tra cui viti, chiodi. eh, Bisogna trovarli prima. Ho cercato praticamente, c'è anche una pagina fandom del gioco, però c'è un problema. La pagina del gioco si ferma alla versione, la quarta versione. Invece qua già siamo alla settima, che è giornata del 2023. Quindi sono cambiate un pochettino di cose. Comunque, abbiamo avuto un culo spaziale perché siamo riusciti a recuperare un'armatura. Il vero problema del gioco inizialmente è proprio la capienza e lo spazio, che tu ti puoi prendere le risorse, il problema è che non c'è abbastanza spazio per poterle tenere e quindi diventa un delirio inizialmente. Quindi bisogna farmare, farmare tappi. In questo caso bisogna vendere la qualsiasi cosa. Anzi, i biscottini, le caramelline rare valgono un pochettino, ma ad esempio il tronco di legno non vale un cavolo, non ho mai capito per quale cavolo di motivo. Comunque, nel frattempo che io sto cercando di vendere quello che possiamo vendere, insomma, per poter andare avanti nel gioco, eh, ho deciso di parlare un pochettino della fantascienza apocalittica, del post-apocalittico. Ok, allora,
La fantascienza apocalittica e la fantascienza post-apocalittica sono due sottogeneri della fantascienza aventi in comune il tema dell'apocalisse, intesa come evento distruttivo e catastrofico su scala planetaria, in grado minacciato di causare l'estinzione della società tecnologica o l'estinzione della specie umana. Si differenziano tra loro la fantascienza apocalittica, che qua me ne mancano, devo prendere quattro pelle di cervo, che è abbastanza difficile trovare cervi comunque. Comunque, dicevo, si differenziano tra loro perché la fantascienza apocalittica è incentrata imminenza del verificarsi un evento apocalittico, dipendentemente dal suo reale avverarsi o meno, mentre la fantascienza post-apocalittica è incentrata su un mondo devastato da un evento apocalittico già verificatosi, nella sua successiva immediatezza o tempo dopo dall'essere avvenuto. Quindi questo è il genere in cui noi siamo praticamente. Per quanto riguarda la lore del gioco di Wanderer, in realtà non ci sono tante notizie. Si fa ovviamente riferimento a Fallout, però di lore effettivamente non c'è praticamente niente. Inizialmente ti dice come missione di trama di attivare la radio, ma c'è un problema. Per poter attivare la radio devi avere le batterie, e le batterie non sono un elemento che nei primi livelli di area sono facili da trovare. In realtà si sbloccano molto più facilmente nel momento in cui tu hai il compattatore, insomma, il riciclatore. Mm, proprio letteralmente tradotto dall'inglese. Non la possiamo dire come compattatore, se una roba del genere. Che cosa fa praticamente? Tu trovi il junk, si chiama, l'immondizia, ecco, diciamo meglio in italiano, e grazie al discorso dell'immondizia puoi trovare molto facilmente oggetti come batterie, plastiche, i tappe, eh, altri oggetti di vario genere. Però ripeto, i primi livelli sono veramente camurrosielli, come si direbbe in siciliano, ok? Poi, cosa che non ho ben capito, inizialmente ti bombardano questi pezzettini di mappa, ma c'è un problema. Arrivato forse dopo 200 rollate, no? Girate. Piace ogni tanto ci sono i glitch che c'è il personaggio maschile con il canuzzo che io non avevo. Una volta che tu hai finito di rollare i pezzettini di mappa che ti fa avere la possibilità di vedere le zone dell'area ancora più lontana da tua, ecco, qua c'è un problema perché poi ne hai ancora e li devi buttare perché sono inutili, non possono essere venduti. E questo è un problemino serio. Allora, sempre per quanto riguarda The Wanderer, eh, allora abbiamo la possibilità di poter ottenere un pet, ovvero il cane, però è molto difficile poterlo avere. Allora, come dicevamo prima, praticamente non c'è nessuna informazione per quanto riguarda la storia, la lore, però dovrebbe essere quella di Fallout. Quindi Fallout, cosa succede? C'è stato sicuramente un bombardamento atomico, il nostro personaggetto non identificato, questo essere senza nome, si dirige... Oh, che bello, finalmente abbiamo trovato uno con cui combattere, un vagabondo. Combattiamo con la spranga, col tubo di ferro, che gli rompiamo l'osso del collo. Ehm, Così finalmente possiamo aumentare di esperienze. Ci sono pure abbiamo fatto pure molti picotra, infatti siamo arrivati a 35 in un botto. Yuhuhu. Allora, per chi non lo sapesse, sì, vai con percezione. Abbiamo già maxato forza e fortuna, andiamo tutto su percezione per poter aumentare la quantità di oggetti che possiamo trovare.
Allora, per quanto riguarda Fallout, cosa possiamo dire su Fallout riassumendo? Ci leggiamo un attimo la trama. Allora, intorno all'anno 2077 il mondo fu teatro di una guerra tra Cina e Stati Uniti, motivata dalla volontà delle due grandi potenze di accaparrarsi gli ultimi giacimenti di petrolio e uranio. Dopo mesi di scontri, i pretendenti stati utilizzarono le bombe atomiche, portando l'umanità vicina all'estinzione. In previsione di un simile avvenimento, erano stati costruiti dei rifugi atomici, ovvero i Vault, nei quali trovano riparo diverse migliaia di persone. Quasi tutti gli esseri viventi rimasti all'esterno perirono e i pochi per sopravvissuti subirono mutazioni genetiche più o meno gravi. Il gioco inizia nel 2161, quando il microchip necessario per la purificazione dell'acqua del Vault 13 si guasta. Il protagonista è chiamato ad affrontare il mondo esterno, in quanto due abitanti, precedentemente incaricati, non hanno fatto più ritorno, per cercare il pezzo di ricambio necessario a salvare la propria gente. Una volta trovato il water chip, l'ambiente del Vault deve confrontarsi con il maestro e il suo irriducibile esercito di mutanti per sventare i suoi piani di conquista delle terre desolate. Per quanto in The Wanderer non c'è un vault, ma bensì un semplice accampamento, diciamo che in realtà diciamo che l'ambientazione è molto simile a quella di Fallout, perché ci sono anche questi mutanti, ci sono mutanti alieni, praticamente perché sembra più degli alien. Quindi direi che è un misto tra Fallout e per chi se l'è visto, com'è che si chiamava? Mad Max. Piccolo aneddoto divertente. Mad Max è un film che se visto in italiano, eh, però parlando di quelli vecchi, non dell'ultimo, quello di Fury Road, del 2015. Io sto parlando di quelli proprio vecchi, quelli con quella con Mel Gibson. C'è praticamente un discorso di traduzione di doppiaggio completamente differente con quello americano. Perché ve lo dico? Il nostro caro amico Gigi, quindi Giovanni Giorno, tempo fa mi ha fatto vedere, abbastanza tempo fa ormai, mi ha fatto vedere Mad Max. Soltanto che a me ha messo i sottotitoli per una questione anche di se qualcuno si distraeva, no? Si poteva leggere. Il problema è che c'è stato un pezzo in cui eh, c'è un pezzo, ora mi ricordo se era il primo o il secondo, ma dovrebbe essere il primo, quello Interceptor, i Guerrieri Interceptor oppure il Guerriero della Strada, uno dei due, che c'è una scena praticamente che c'è una caciara di gente che parla, mentre in realtà i sottotitoli erano muti. E c'erano praticamente questi italiani che parlavano, che prendevano in giro il personaggio, gli dicevano cose strambe, senza senso. Bene, praticamente Giovanni Giorno lo sapeva, ma era una scena muta. Quindi era una scena che dava sul deserto, che si inquadrava questo casotto che è presente anche in The Wanderer, che sono questo ritrovo di gente scappata dalla strada, insomma. E beh, una scena che doveva mostrare il pathos, il silenzio, no? La desolazione è rovinata perché in italiano, leggendo poi il commento, praticamente non rendeva. E quindi la casa di doppiaggio ha deciso di riempirla con parole senza senso. Anche la storia è completamente differente, cioè l'intro, quando si parla della distruzione, del petrolio, eccetera, eccetera, in italiano è trasposto in un modo, mentre in inglese è trasposto praticamente in un altro modo, infatti i sottotitoli sono completamente differenti. E questo dico meno male perché effettivamente Giovanni Giorno si è reso conto che se la versione di Mad Max è una specie di
misto tra il cringe, ok, questo senso di disgusto, di malessere, molto molto cazzona. Invece in lingua originale, quindi in inglese, ha un senso, cioè si capisce bene qual è la motivazione che ha spinto l'umanità, qual è il problema principale. Invece in italiano tipo è lasciato un po' molto alla vaga, che non si capisce quale cavolo di motivo. Ora, quando ci sono delle immagini e si parla, dico, non capisco la difficoltà di tradurre perfettamente, trasportarlo perfettamente in italiano. Molto probabilmente la cosa di doppiaggio ho deciso, perché infatti era una cosa piccolina, a quanto ho capito, non era una grande produzione inizialmente, non era una grande casa, hanno deciso di tradurlo così perché così agli italiani piaceva, cioè due versioni differenti dello stesso film. Una molto tamarra, con dialoghi senza senso, poco profondità, invece una con un minimo di profondità. E purtroppo Mel Gibson non è un buon attore perché proprio le espressioni, purtroppo non, mi dispiace dire per gli amanti, ma no, Mad Max, per quanto può essere un film abbastanza sui generis, che ha fatto la strada per tutti questi nuovi post-apocalittici, non, non si capisce bene per quale motivo, appunto, per esempio, no? Dal terzo film si è interrotta la serie di film, si rimangono le cose, diciamo, un pochettino in sospeso. Che dire. Bene, tornando al nostro gioco, eccoci qua. Allora, cerchiamo di vendere qualche altra cosetta e poi ci interrompiamo perché è già un bel po' che si gioca, bisogna un attimo staccare. Allora, ho trovato ehm, vestiti, erano, vendiamo le soie, ovvero le forbicine, forse sarebbe meglio venderle. E che purtroppo sono oggetti abbastanza rari, quindi uno vorrebbe conservarseli. Però, pazienza, bisogna fare. Non lo so, sono indecisa. Tenerlo, mannaggia la miseria. Mm. Allora, mappa del mondo, bellissimo. Mm. Ecco, ora ci dà tutte le possibili cose che possiamo trovare all'interno di un'abitazione. Ovviamente acquistiamo i nostri beni di prima necessità, ovvero un barattolo di carne in scatola, in modo tale da poter avere qualcosa da mettere sotto i denti prima di crepare come i poveri vagabondi che non siamo altro. Che Wanderer, tradotto letteralmente, significa proprio vagabondo. Va bene. Controllo un pochettino. Ok, finalmente mi ho trovato una pelliccia, quindi ecco, ho aumentato il contatore. Ok, proseguiamo, proseguiamo. Vendiamo un po' di questi chiodi perché non ce la facciamo. Se no, ok, finalmente siamo arrivati a 30. E siccome siamo arrivati a 30, ok, abbiamo acquistato tutto il cibo possibile disponibile. Mm. E iniziamo la nostra esplorazione.
Mhm. Abbiamo deciso tutte le attezze che ti servono. Ok, ok, ok. Nostra vasca antigas. Perfetto. E il medikit, che non si sa mai, magari colpiscono e fanno veramente male. Mm. Vediamo. Quindi clicchiamo più volte per la cosa delle ore. Bellissimo, che culo. Un po' di metallo. Oggetto abbastanza raro al gioco. E ci salutiamo qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!